Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach, e vi do il mio benvenuto. Non sarebbe magnifico se si potessero costruire verbi delle tre coniugazioni partendo da semplici sostantivi o aggettivi? La risposta è sì, è possibile ed è più facile e rapido di quanto non possiate pensare. Cosa dobbiamo fare? Mi domandate? Dovete fare piccoli ritocchi cosmetici. Ma quali? Dopo la sigla li vedremo insieme. A presto! Quarto video dedicato ai ritocchi cosmetici, trasformazioni che sono sicuro vi renderanno il compito di imparare la lingua italiana più divertente e senz'altro meno difficile e noioso. Ho già dedicato 3 video a questo argomento, proponendovi via via alcuni strumenti linguistici che vi hanno già messo in grado di allargare il vostro lessico in breve tempo, senza il bisogno di imparare a memoria lunghissime liste di vocaboli nuovi. Se non li avete ancora visionate, fatelo, non ve ne pentirete. Con i ritocchi cosmetici che vi presento oggi potrete costruire i cosiddetti verbi parasintetici, che in greco antico significa composti, messi insieme, aggregati. Ma composti da che cosa e messi insieme come? Dunque, le parti che li compongono sono nell'ordine un prefisso, un sostantivo oppure un aggettivo, una delle desinenze canoniche delle coniugazioni verbali italiane. A proposito, vi ricordate queste coniugazioni? Sì, bravi! Le 3 coniugazioni sono are, ere, ire. E voilà! Avete appena creato tutta una serie di verbi usatissimi. Potente metodo, vero? Bene. Costruiamo insieme 4 verbi parasintetici. Per i primi 3 useremo sostantivi, per il quarto un aggettivo. Al lavoro. Primo esempio: prefisso in, sostantivo carta, desinenza are. Il verbo parasintetico è quindi incartare, che ha il significato di avvolgere in un involucro di carta. Per esempio, incartare i regali di Natale. In un negozio, dopo aver comprato un oggetto, si può chiedere alla commessa: mi chiedevo se me lo poteva incartare. O poi il verbo incartare, incartarsi, ha un uso nell'italiano parlato di ogni giorno molto interessante. Si usa per indicare che qualcosa ha smesso di funzionare. Franca, farà un po' tardi, la macchina si è incartata. Un altro significato di incartare, incartarsi, è quello di essere così confuso da non poter continuare un'azione o un'attività. Tonio, mi sono incartato, non so più che fare. Secondo esempio, prefisso im, sostantivo bottiglia, desinenza are. Il verbo parasintetico è quindi imbottigliare. Vi faccio notare che il prefisso in del primo esempio è diventato im nel secondo davanti a bottiglia, perché questa parola comincia con la B di Bologna. Ricordatevi che davanti a P e a B bisogna sempre mettere una M. Significati e usi sono i seguenti.
versare un liquido in bottiglie per vendita oppure conservazione, imbottigliare il vino, la birra, l'olio. Elio, dai che dobbiamo imbottigliare. Un altro uso frequentissimo, soprattutto nel parlato colloquiale, è quello di privare qualcosa oppure qualcuno di movimento. Lino, siamo rimasti imbottigliati nel traffico. Terzo esempio, prefisso dis, sostantivo sangue, desinenza are. Il verbo parasintetico è quindi dissanguare. Il significato principale è di perdere una grande quantità di sangue, per esempio a causa di una ferita, che generalmente conduce alla morte dell'individuo. Enrico è morto dissanguato. Un altro uso è quello metaforico, figurato. Gli strozzini l'hanno dissanguato. Quarto esempio. In questo ultimo esempio useremo un aggettivo. Prefisso di, aggettivo magro, desinenza ire. Il verbo parasintetico è quindi dimagrire, che significa ridurre, perdere una parte del proprio peso corporeo. Riccardo è dimagrito un sacco. Abbiamo visto 4 esempi. Voglio a questo punto darvi delle dritte, cioè delle regole generali che potete sempre seguire nel mettere insieme i vostri verbi parasintetici. La prima regola riguarda sostantivi e aggettivi. Eliminate la vocale finale, perché le 3 coniugazioni verbali incominciano loro stesse per vocale e quindi avreste l'incontro di 2 vocali che bisogna evitare. La seconda regola interessa la scelta della desinenza finale del verbo. Aggiungete sempre la desinenza are. Questo perché praticamente tutti i verbi parasintetici appartengono alla prima coniugazione verbale. Terza regola. Usate un buon vocabolario e controllate il vostro lavoro, verificando l'esistenza del verbo composto, la desinenza, l'ortografia. Ricordatevi, il vocabolario deve diventare il vostro più fedele amico. Trattatelo bene, coccolatelo. Ci sono tantissimi verbi parasintetici usati ovunque in italiano parlato. Ve ne ho dato solamente un assaggino per stuzzicare la vostra curiosità. Un esercizio interessante da fare è il seguente. Vi do 2 liste. La prima contiene i prefissi, la seconda nomi e aggettivi. Il vostro lavoro sarà quello di formare verbi parasintetici usando i ritocchi cosmetici di cui abbiamo parlato oggi. Prima di lasciarvi al vostro lavoro creativo, vi do i verbi parasintetici che io ho costruito dalle liste, così che voi potrete verificare ciò che avete fatto. Buon lavoro e soprattutto buon divertimento! Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!